Stai cercando dei filati particolari per le tue borse e creazioni all'uncinetto? Filati sfumati, monocolore, resistenti ma morbidi da lavorare? Allora sei nella video recensione giusta per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. All'interno di questo video andremo a scoprire insieme alcuni filati per borse e non solo del marchio Borgo de Pazzi Firenze. Si tratta di un marchio italiano relativamente giovane ma con solide radici nel passato. L'azienda è stata fondata nel 1978 per offrire filati originali per tantissimi progetti handmade. Negli ultimi anni si sono poi concentrati sull'offrire fibre naturali, fibre rigenerate, buttando un occhio alle nuove tendenze, ma sempre con la consapevolezza, con il sapere del passato. Ho provato personalmente ciascun filato che vi mostrerò all'interno di questa videorecensione, che ho pensato di portarvi qui sul mio canale YouTube, non solo per farvi conoscere il singolo filato, ma per raccontarvi, farvi conoscere la realtà dietro il marchio Borgo de Pazzi. Cosa mi ha colpito in particolare di questa azienda? Prima di tutto il voler rivisitare il concetto classico di filato, soprattutto quello per borse, l'orientamento verso fibre naturali rigenerate, ma soprattutto un fattore legato alla produzione. Ogni materiale che viene utilizzato è prodotto qui in Italia e tutte le fasi della produzione avvengono sul nostro territorio, quindi siamo veramente davanti a prodotti made in Italy. Dove potete acquistare tutti i filati che vedrete in questa videorecensione e non solo? Avete diverse possibilità. Potete acquistare direttamente sul sito di Borgo de Pazzi Firenze, che vi lascio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. A vostra disposizione c'è inoltre un numero WhatsApp per consigliarvi nei vostri acquisti, per rispondere a tutti i vostri dubbi e alle vostre domande. Potrete trovare questi prodotti nei migliori negozi di filati e mercerie. Se non avete mai acquistato sul sito di Borgo de Pazzi, ho per voi un codice sconto AG Crochet che vi garantisce la spedizione gratuita per il vostro primo acquisto sul sito, non cumulabile con altri sconti. Inoltre, se avete un'attività e siete interessati alla produzione e vendita di filati, potete contattare Borgo de Pazzi ai recapiti che vi lascio scritti qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Troverete inoltre questi filati su Amazon. In particolare ho creato per voi, all'interno della mia lista di consigli per gli acquisti, una sezione esclusivamente per i filati Borgo de Pazzi Firenze. La trovate nel box informazioni subito sotto il video. Andiamo quindi alla scoperta dei nostri filati. Il primo filato è la Utah Soft, che vado a mostrarvi in 4 tonalità perfette per l'estate. Un prodotto 100% Utah, cerata e ammorbidita. Che cosa vuol dire? La ceratura limita lo spelamento classico dei filati naturali come la Utah e la rende morbida e piacevole da lavorare, ideale per borse e accessori home decor. La singola rocca pesa 250 grammi e ha una resa di circa 450 metri. Per la sua lavorazione, con uncinetto e ferri da maglia, ci vengono consigliate le numerazioni dal 3,5 al 4,5. Le 4 tonalità che vi ho mostrato poco fa si adattano perfettamente a progetti dal sapore estivo ma anche primaverile. Abbiamo un verde molto chiaro, quasi un Tiffany, un giallo sole, un color jeans e un meraviglioso ed intenso azzurro. In particolare potete trovarli sulla tabella colori con il codice 2, 3, 7 e 10, ma queste sono solamente 4 delle possibili tonalità disponibili per questo filato. Per la Utah Soft abbiamo infatti 10 tonalità tra cui scegliere. Partiamo ad esempio da un bianco molto semplice, passando poi per i 2 colori che abbiamo visto, un rosa molto intenso, passando per un viola, un rosso molto carico, il color jeans che vi ho mostrato poco fa e terminiamo con un marrone corda, grigio nero e l'azzurro intenso che abbiamo visto poco fa. Il singolo filo si presenta molto regolare.
E nonostante l'aspetto rustico tipico dell'aiuta, devo dire che sono rimasta sorpresa toccando poi la lavorazione. Sto lavorando il tutto con un uncinetto numero 4. Ovviamente la resa del filato dipende dal numero di uncinetto che scegliamo di utilizzare, ma soprattutto dalla nostra mano di lavorazione. Devo dire che ho trovato questo filo molto scorrevole sull'uncinetto e piacevole da lavorare. Glitch di Borgo dei Pazzi è perfetto per chi ama lavorare i propri progetti con filati in cotone simili alla fettuccia. Si tratta di un cordone tubolare piatto, perfetto per lavorare borse e accessori per la casa. Si preferisce l'uso dell'uncinetto, ma può essere usato anche con i ferri da maglia. Come composizione abbiamo un 90% cotone e un 10% di poliestere. Ciascuna rocca pesa 250 grammi e per lavorarlo con l'uncinetto o i ferri da maglia ci vengono consigliate delle numerazioni abbastanza importanti. Tutti i numeri dal 9 al 12. Quelli che vi sto mostrando sono solamente 4 dei tanti colori disponibili per questo filato. Questo è il colore 14, un azzurro con qualche puntino di blu e di marrone. Poi abbiamo il 19, un verde super intenso, anche qui con puntini blu e marroni. Con il 21 passiamo ad un verde muschio, verde bosco. E in ultimo il colore 24, un rosé fucsia molto particolare, sempre con i nostri puntini di blu e di marrone. Come anticipato siamo davanti a un filato piatto che potremmo definire una fettuccia, effetto tricottato, super leggero ma resistente. Questo è un piccolo campione a punto basso che ho realizzato utilizzando l'uncinetto numero 10. Il filo scorre molto bene sull'uncinetto ed è davvero molto piacevole da lavorare. Lo consiglio a chiunque stia cercando per i propri progetti un filato simil fettuccia di cotone. Inda è il filato perfetto per qualsiasi progetto borsa, monocolore oppure sfumato. È un prodotto 100% polipropilene, una fibra plastica che ritroviamo oltre che nel settore tessile nella vita di tutti i giorni e tra le varie fibre sintetiche richiede delle temperature molto basse per la produzione e tutti i materiali che vengono ottenuti da questa fibra sono altamente riciclabili. La singola rocca di Inda pesa 500 grammi e ha una resa di circa 570 metri. Come numero di uncinetto e ferri ci viene poi consigliato il numero 3. Quelle che vi ho mostrato poco fa sono solamente alcune delle tantissime varietà di colori che potete trovare per questo filato, sia per quanto riguarda il monocolore, sia per lo sfumato. Possiamo vedere da vicino il rosso che trovate come colore numero 8, il verde bosco colore 18, il blu notte super intenso colore 9, per passare poi ai filati sfumati. In questo caso abbiamo un grigio argento chiarissimo e un color tortora. Insieme formano il colore numero 10. Nel colore 15 troviamo rosso e grigio argento e concludiamo con blu e verde bosco, li abbiamo visti monocolore, che si vanno ad incontrare nello sfumato numero 17. Perché vi consiglio questo filato? Il suo aspetto lucido potrebbe farvi pensare a un filato plasticoso, difficile da lavorare, di quelli che magari vanno anche a rovinare le vostre mani. In realtà è un filato che si presenta molto morbido da lavorare, scorre benissimo sull'uncinetto. È perfetto per chi vuole lavorare punti semplici ma anche complessi grazie allo spessore contenuto. Lo consiglio quindi a chi sta cercando un filato per le proprie borse, lucido, resistente, ma morbido da lavorare. Amore Corda è una novità del marchio Borgo dei Pazzi, disponibile da gennaio 2022. Si tratta di un filato appartenente alla collezione Amore riciclato.
Come composizione abbiamo un 75% cotone e 25% di poliestere. La singola rocca pesa 500 grammi ed ha una resa di circa 450 metri. Come numero di uncinetto e di ferri ci vengono consigliate le misure 3,5 oppure 4. Come vi ho anticipato poco fa, questo filato fa parte di Amore, una nuova collezione di filati realizzata con fibre a basso impatto ambientale. Ci sono tantissimi colori tra cui scegliere, un'ampia gamma di tonalità di marrone, passando poi per i colori pastello e infine sulle tonalità più scure, rendendolo così un filato perfetto per qualsiasi stagione. In particolare su rocca vi sto mostrando questo giallo, colore 130, un verde smeraldo molto intenso, colore 225, corda naturale, colore 723 e ultimo, ma ovviamente non per importanza, azzurro Tiffany, codice colore 315. All'interno della stessa collezione potete trovare ad esempio il filato macramè e il filato cotton. Ho realizzato un piccolo campione a punto basso lavorato con uncinetto numero 4. Amore corda si presenta come un filato opaco, molto morbido da lavorare e che scorre bene sull'uncinetto, mantenendo comunque un buon sostegno. A chi consiglio questa tipologia di filato? A chi cerca un'alternativa ai classici filati per borse, morbido da lavorare con un buon sostegno e soprattutto un filato ecologico. Potrebbe essere ad esempio l'ideale per realizzare delle borse stile granny. Siamo così arrivati al termine della nostra video recensione filati che io spero abbiate trovato utile ma soprattutto interessante. Se siete interessati ad acquistare i prodotti Borgo dei Pazzi Firenze, vi ricordo che li potete trovare sul loro sito borgodepazzi.com, che vi lascio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Potete trovarli su Amazon, in particolare ho creato un'apposita sezione nella mia lista di consigli per gli acquisti Amazon che trovate sempre nel box sotto il video, oppure potete trovarli dai negozi rivenditori del marchio. Sul sito di Borgo dei Pazzi è presente infatti una lista dei principali rivenditori. Se avete bisogno di assistenza, avete dubbi, domande o semplicemente volete delle informazioni in più, vi ricordo che è disponibile un numero di telefono WhatsApp che vi lascio scritto sempre qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Inoltre, se avete un'attività e siete interessati ai prodotti, potete contattare direttamente Borgo dei Pazzi Firenze sul sito. C'è qualche filato che vi ha incuriosito particolarmente che vorreste poi vedere in un prossimo tutorial? Fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video e ovviamente se questa video recensione vi è piaciuta fatemelo sapere con un bel pollice in su. E se non l'avete ancora fatto e ne avete piacere vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdere tutte le prossime video recensioni e tutorial che ho in programma per voi. Perciò con questi filati meravigliosi vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!